Jiz e buon Natale a tutti! Ci siamo lasciati soltanto ieri con l'ultimo appuntamento della mia serie 30 Days of Christmas e rieccomi già qui. Vi avevo infatti promesso un ultimo video prima del Natale e come avrete capito dal titolo si tratta del video dedicato ai miei prodotti preferiti di dicembre. Prima di cominciare però vorrei ringraziarvi ancora una volta per l'entusiasmo con il quale avete seguito la mia serie natalizia e per i commenti che avete lasciato, che sono senza dubbio fra le mie cose preferite di dicembre. Mi hanno infatti tenuto compagnia, mi hanno fatto sorridere ogni giorno, per cui grazie di cuore a tutte, siete davvero speciali. E adesso passiamo ai miei prodotti preferiti di dicembre. Come sempre ho selezionato una serie di cosette che mi hanno entusiasmata, che vi presenterò divise per categorie, ma vi accorgerete abbastanza in fretta che questo mese il video è popolato di prodottini un po' più bizzarri e che la sezione dei random è particolarmente ricca. Ma bando alle ciance, cominciamo invece con i prodotti dedicati alla cura della pelle. Apro la sezione cura della pelle con una crema da notte della Clinique, la Repair Wear Sculpting Night Cream. L'ho acquistata perché avevo terminato la mia precedente crema notte e avevo voglia di provare qualcosa di diverso. Mi sono lasciata anche un po' consigliare dalla commessa di Sephora e devo dire che mi sono trovata benissimo. Si tratta di una crema che leggo sul retro, nonostante sia scritto in due lingue e nessuna delle due sia l'italiano. Proviamo a tradurre simultaneamente. Pelle visibilmente più soda, scolpita, ridisegnata, migliora la texture della pelle, addolcisce e liscia le rughe. Quindi è una crema da notte antirughe che va a tonificare, rassodare, scolpire e anche levigare appunto le piccole rughe. Non è miracolosa, perché purtroppo non hanno ancora inventato la crema miracolosa, ma ha un rapporto qualità-prezzo molto buono. Non chiedetemi il prezzo perché in questo momento non me lo ricordo, ma so che quando l'ho acquistata ho pensato che tutto sommato per essere una crema antirughe era un prezzo accettabile. In ogni caso, come sempre sul blog troverete la lista di tutti i prodotti con i link diretti e quindi troverete poi anche il prezzo. Ciò che mi piace particolarmente di questa crema è la consistenza, perché è molto leggera, una consistenza quasi di gel, si assorbe in un secondo, è ricca ma non pesante, non appesantisce la pelle e la sensazione quando la si applica è molto piacevole. Infatti la sto mettendo sulle mani in questo momento. Che dire, mi sono trovata benissimo, non è miracolosa come dicevo poc'anzi, però trovo che abbia dato dei benefici alla mia pelle che ultimamente è particolarmente stressata, proprio come lo sono io. Quindi grazie a Dio arriva il Natale e grazie a Dio fra poco si parte in vacanza. Il secondo prodotto per la cura della pelle, in realtà non sapevo bene in quale categoria inserirlo, ma faccio prima farvelo vedere. È un regalo che ho ricevuto per il mio compleanno a novembre, ma che ho sfruttato soprattutto a dicembre. Bam! Eccolo qua! Si tratta del calendario dell'avvento della Kiehl's. Si può desiderare qualcosa di meglio? Me l'ha regalato la mia amica Simona, che l'ha acquistato in Francia. In Italia infatti non è disponibile, altrimenti l'avrei sicuramente inserito anche tra le idee regalo di Natale, perché lo trovo delizioso. È un classico calendario dell'avvento, intanto carinissima la confezione con la casetta. E all'interno ci sono le varie caselline numerate con tutti i giorni che partono appunto dal 1° di dicembre fino alla vigilia. Me ne resta soltanto me ne restano due, quella di oggi e quella di domani da aprire, ed è stata una gioia aprire ogni giorno una nuova casellina e scoprire dei prodottini della Kiehl's. Alcuni avevano la confezione piccolina da campioncino, altri delle confezioni più grandi. In ogni caso l'ho trovato un regalo delizioso, utilissimo anche per andare in viaggio, perché sono piena di prodottini della misura perfetta da portare con me. Quindi grazie mille Simona, apprezzatissimo. E questi erano i miei due prodotti preferiti per la cura della pelle. Adesso passiamo alla sezione trucco. La
sezione trucco sarà abbastanza veloce, anche perché mi sono accorta che nella prima parte, la sezione cura della pelle, ho già blatterato a dismisura. Due prodottini da mostrarvi, una novità, l'altro invece è un prodotto che avevo già inserito sicuramente tra i miei preferiti del mese. Partiamo con la novità, si tratta di un eyeliner, l'eyeliner Fine Line della Sephora. L'ho notato appunto mentre facevo shopping natalizio, perché da tempo cercavo un eyeliner dalla punta extra sottile, che permette quindi di stendere in modo molto più definito l'eyeliner. L'ho acquistato, me ne sono innamorata perché appunto è esattamente quello che cercavo. La punta è sottilissima, è molto scrivente, molto intenso, quindi nero intenso, dura tutto il giorno, ce l'ho anche in questo momento, e permette di fare una linea molto molto precisa. Mi piace anche il fatto che sia sottilino e piccolino, quindi anche questo signore verrà con me in vacanza. Il secondo prodotto invece, come vi dicevo, ve l'ho sicuramente già mostrato, e si tratta del blush della By Terry. In realtà è un prodotto molto particolare perché non è il classico blush in polvere, ma è in crema. Si chiama, se non sbaglio, non basta leggerlo, Hyaluronic Blush, il che mi fa pensare che all'interno ci sia dell'acido ialuronico. In ogni caso anche in questo momento ce l'ho ed è assolutamente pigmentato, pigmentatissimo, addirittura se non si fa attenzione rischia di essere eccessivo. La cosa che però mi fa impazzire è che dura veramente all'infinito. Alla sera quando mi strucco il mio blush è ancora lì perfetto come l'ho steso al mattino. È molto luminoso, trovo che questo colore, non mi ricordo il nome perché ce l'ho già da parecchi mesi e non c'è scritto qui, in ogni caso trovo che sia un colore spettacolare, perfetto sia per l'estate che per l'inverno, anche sotto Natale. Adesso mi piacciono le guanciotte alla Babbo Natale belle colorate e questo è quello che fa per voi. L'unico aspetto negativo è che, per quanto ne so, la By Terry è praticamente impossibile da reperire in Italia. Io lo compro in Francia quando mi capita di andarci, che avviene abbastanza spesso. Proverò a cercarlo online, spero di trovarlo. Se no, se capitate in Francia, il blush in crema della By Terry, spettacolare. Questi erano i miei due prodottini. Non è vero, c'è ancora una terza cosa, scusate, va decisamente inserita nella sezione make up, e si tratta dei pennelli da trucco della Zoeva. Li avevo inseriti anche tra le mie idee regalo per lei, li avevo acquistati come regalo personale di Natale, cioè regalo che io faccio a me stessa. Alcuni li ho già utilizzati, altri invece sono ancora intonsi perché li sto un po' centellinando. Questo set mi piace tantissimo sia perché è rosa, shocking, vabbè, questa è una faccezia, ma mi piace molto anche per quello. E soprattutto mi piace perché ci sono alcuni pennelli che non possedevo, come questo che infatti ho già utilizzato per il contouring, quindi perfetto per stendere la terra, oppure questo piccolino per definire il trucco occhi. Insomma, i pennelli della Zoeva secondo me sono tra i migliori sul mercato e anche stavolta ve li consiglio. Io ho acquistato un nuovo set perché il precedente era un po' troppo andato. Ok, questi erano davvero tutti i miei prodotti preferiti della sezione make up. Passiamo adesso alla sezione capelli. Ragazzi, questo mese ho un prodottino per capelli da consigliarvi che secondo me è proprio una chicca. L'ho scoperto a mia volta grazie a un consiglio della mia amica Bettina, che tra l'altro ha un canale di YouTube molto carino, anche lei ha fatto una serie natalizia. Se non la conoscete, linkerò il suo canale nella info box qui sotto, andate a sbirciare perché ne vale davvero la pena. Come vi dicevo, è la mia amica Bettina che mi ha fatto conoscere questo prodotto, mi ha infatti regalato un campioncino di prova. L'ho testato ed ero abbastanza scettica perché la cosa spettacolare di questo prodotto è che basta tenerlo in posa un minuto. Intanto di cosa si tratta? Si tratta di questo prodottino, delle ampolline della Pantene della linea Pro V, che sono una via di mezzo tra un balsamo e una maschera per capelli, e come dicevo basta tenerle in posa un minuto. Ero molto incredula, ma già dalla prima applicazione ho notato delle trasformazioni spettacolari nei miei capelli, che sono risultati fin da subito nutriti e morbidissimi, soprattutto la parte delle punte che proprio a causa del colore, nel mio caso, sono molto molto secche di norma.
quindi sono corsa immediatamente a cercarlo, non l'ho trovato in nessun negozio nella mia zona, quindi in seconda battuta sono andata online e l'ho trovato su Amazon. Se anche voi volete provarlo, io ve lo consiglio perché è davvero spettacolare, ha cambiato la texture dei miei capelli, quindi grazie davvero Bettina. Il secondo prodotto per capelli poteva finire anche nella categoria degli accessori, e infatti è una cosa un po' particolare. L'ho scovato da Sephora, sempre durante il mio shopping natalizio, che per una shopaholic come me è pericolosissimo. Andare in cerca di regali per gli altri porta quasi sempre, nel mio caso, a tornare a casa con dei regali per me. Di cosa si tratta? Di questa, che cos'è? È una fascia per capelli a forma di treccia. Mi piace da impazzire, ne avevo già un'altra che avevo preso da H&M se non sbaglio, molto più sottile e di un colore che non era proprio l'ideale abbinato al mio colore naturale, per cui immaginerete il mio entusiasmo quando da Sephora ho notato questa. Ha la grandezza perfetta e in più è disponibile in un sacco di colorazioni e di gradazioni diverse, in modo da adattarsi in modo quasi perfetto ai vostri capelli. Il brand è Hershey Sons. Sì, decisamente Hershey Sons. È abbastanza cara, se non ricordo male l'ho pagata qualcosa come 30 euro, ma la qualità è altissima, sembra anche molto solida, dà l'impressione di non rompersi facilmente come spesso accade con questo tipo di prodottini. L'adoro, l'ho indossata tantissimo, soprattutto quando non ho voglia di acconciare i capelli in nessun modo, mi basta lasciarli sciolti, inserire la mia treccina, bella sul cappello, inserire la mia treccina ed è già pettinatura finita. Ho ancora un altro prodottino che anche questo poteva finire nella categoria accessori, ma siccome è da mettere nei capelli ve lo faccio vedere adesso. Si tratta di questo cerchiettino che ho preso da Bershka con delle rondinelle dorato. L'ho acquistato perché una mia carissima amica Federica ha compiuto, che in realtà compierà gli anni il 25, ma ha fatto il suo party proprio nei giorni scorsi ed era un party a tema gold e quindi mi servivano degli accessori a tema, e ho trovato questo cerchietto, mi piace tantissimo, lo sto indossando, l'ho indossato alla festa ma ho continuato ad indossarlo anche nei giorni successivi, e quindi ho deciso di inserirlo nel mio video. Sto di nuovo blaterando tantissimo, quindi lasciamo la sezione capelli e passiamo alla sezione fashion perché ho delle cosucce da mostrarvi. Apro la sezione fashion con un maglioncino natalizio perché mi sembra l'ideale. Il Natale è veramente dietro l'angolo, manca pochissimo e non posso non mostrarvi il maglioncino che ho preso da H&M. Credo che se amate il brand lo conosciate già, ed è la linea quella pubblicizzata da Katy Perry, Elfie Selfie. Lo trovo delizioso, me ne sono innamorata non appena l'ho visto sul sito e non ho potuto fare a meno di acquistarlo. Lo metterò sicuramente alla cena della vigilia, che quest'anno sarà qui da me, avrò il mio bel da fare. L'ho messo anche alla mia cena di Natale con le amiche, che è una grande tradizione. Insomma, è il mio maglioncino go to delle feste, divertentissimo, carinissimo, mi piace anche come mi sta. Insomma, bravi H&M, bel lavoro quest'anno. In abbinamento con il mio maglioncino natalizio, tada! Una gonna scozzese, di quelle appunto a ruota, anni 50, le gonne che più amo, non lo ripeto più perché lo saprete fino alla nausea. L'ho acquistata su uno dei miei siti preferiti, il sito americano ModCloth, è in questo tessuto molto invernale, una specie di lanetta, flanella direi più che lanetta. Mi piace tantissimo come mi sta e lo trovo perfetto in abbinamento con il mio maglioncino Elfie Selfie, e infatti questo sarà sicuramente anche il mio abbinamento per la cena della vigilia. Bella, spero sia ancora disponibile, ve la linkerò perché secondo me va bene per il Natale, ma va bene per tutto l'inverno in generale. Invece il prossimo capo è molto poco natalizio.
se riesco a prenderlo ve lo mostro. L'ho acquistato su ASOS e mi piace alla follia. Si tratta di questo vestito in pelle sintetica, è senza maniche, molto morbido, il che è decisamente un pro perché gli abiti di pelle a volte rischiano di essere eccessivamente rigidi. Questo è morbidissimo, lo vedete anche stropiccio. Collo appena rialzato, poi ha queste cuciture che slanciano, segna la vita, poi è morbido, è leggermente corto, ma in qualche modo lo trovo comunque adatto, nonostante non ami particolarmente i vestiti cortissimi. Questo è ancora in una lunghezza accettabile. Come vi dicevo, l'ho acquistato su ASOS, l'ho indossato tantissimo, mi piace un sacco e metterò il link sul mio blog come sempre. Ok, ci siamo, possiamo passare alla categoria dei random perché questo mese ha un sacco di cosette deliranti e molto carine da mostrarvi. Benvenuti alla sezione random che, come vi dicevo, questo mese è particolarmente ricca e molte delle cosucce che vi mostrerò le ho ricevute come regalo di compleanno dalle mie amiche. La prima è questa adorabile bambolina di Frida Kahlo che ha cucito e creato appositamente per me la mia amica Monica, che è stata non solo brava ma bravissima. Se mi seguite su Instagram sicuramente avrete visto un'immagine di questa bambolina perché l'ho pubblicata il giorno del mio compleanno quando l'ho ricevuta. Trovo che sia spettacolare. Monica è stata non solo brava, bravissima, l'ho già detto una volta, ma perché davvero mi ha colpito moltissimo la sua inventiva, la sua creatività, e questa bambola mi piace da morire e sta normalmente, non potete vederlo perché è fuori dall'inquadratura, ma proprio qui nella stanza principale della mia casa sulla poltroncina, e fra poco ci tornerai, Fridushka. Ok. Il secondo prodotto random è di nuovo a tema Frida. Questa volta si tratta di un regalo che ho fatto a me stessa. Come avrete capito mi sono fatta diversi regali di Natale. Bam! Un mega cuscino con Frida Kahlo. Potevo non acquistarlo, non appena l'ho visto, subito, bam, nel carrello. L'ho acquistato su ModCloth proprio quando ho preso la gonna che vi ho mostrato prima ed è stato amore a prima vista. Tra l'altro è morbidissimo, mi piace da impazzire, è uno di quegli acquisti compulsivi ed impulsivi dei quali però non mi pento perché lo trovo perfetto per casa mia. Anche il prossimo articolo è a tema Frida ed è di nuovo un regalo di compleanno. Ho deciso di mostrarvelo però perché lo trovo molto divertente. Eccolo qua. Si tratta di un libricino con le bambole in carta di Frida, quindi Frida e Diego, sì, direi Frida e Diego, di qua c'è Frida e di là c'è Diego, con tutti gli abiti da ritagliare, da applicare sulla Frida che si trova in copertina. Non l'ho ancora ritagliato perché un po' mi dispiace, però sto meditando di utilizzarlo per qualche progettino particolare dei miei, vedremo se lo farò. Quindi grazie davvero, un regalo che mi ha molto divertito e che trovo carinissimo. Ancora nella sezione random una roba che volevo mostrarvi che forse vi farà un po' ridere, ma tra i miei prodotti preferiti di dicembre ci sono dei piatti. Li ho presi all'Ikea. Sono dei piatti abbastanza semplici ed è proprio quello che mi ha conquistato perché hanno quel tocco un po' retro dei piatti di una volta. Li ho acquistati per la cena di Natale con le mie amiche perché volevo appunto un servizio nuovo, coordinato, molto semplice che si abbinasse al mio centro tavola. Se avete visto il mio video con la tavola di Natale già saprete di cosa sto parlando. E volevo inserirli tra i miei preferiti di dicembre perché da quando li ho acquistati li sto utilizzando tutti i giorni, mi piacciono da morire, li utilizzerò anche per la cena della vigilia a casa mia. E voilà, ce l'abbiamo fatta, mi guardo intorno, sono circondata dal delirio e questi erano tutti i miei prodotti preferiti di dicembre. Non vi consiglio nessun libro questo mese perché ho avuto davvero pochissimo tempo per leggere con tutti i video che ho dovuto girare, pubblicare, montare e quindi davvero il tempo per leggere è stato pochissimo. Sicuramente in queste vacanze avrò tempo per recuperare e quindi nei preferiti di gennaio credo che qualche bel libricino da consigliarvi ce l'avrò.
Per quest'anno è tutto, questo era il mio ultimo video del 2015, infatti subito dopo Natale partirò in viaggio. Se siete curiosi di saperne di più vi invito a seguirmi su Instagram, su Twitter o su Facebook, perché in ogni caso condivido i miei post un po' dappertutto. Troverete tutti i link dei miei social network nella info box qui sotto. Io spero che questo video vi sia piaciuto, come sempre vi invito a cliccare mi piace perché aiuta tantissimo, condividetelo, mettetelo tra i preferiti, ovviamente se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale, siamo più di 2000, grazie mille, mi stavo dimenticando di ringraziarvi, abbiamo raggiunto una nuova boa di questo canale, grazie davvero tantissimo. Che altro? Direi che non mi resta che augurarvi un favoloso Natale, vi riempio di baci, vi abbraccio tantissimo e noi ci vediamo nel 2016 con tanti nuovi video per voi. Ciao ragazzi! Boom! Ebbene sì, anche quest'anno siamo arrivati alla fine della serie, mancano soltanto 2 giorni alla vigilia di Natale e come ultimo progetto ho pensato di condividere con voi un'idea facile da realizzare ma d'effetto per un centrotavole dei segnaposto fatti a mano che potrete sfruttare per la cena della vigilia oppure per il pranzo di Natale.